sono Roberto Caetani, sono il Chief Operating Officer di Green City, che è una società di ingegneria svizzera con base a Lugano. La nostra particolarità è che abbiamo un brevetto per il fast charging di veicoli elettrici off-grid, quindi completamente sganciati dalla rete elettrica, e facciamo quello che gli americani chiamano il Decentralized Power Generation. Il business model di Green City è quello di creare e realizzare delle centrali elettriche dedicate, off-grid quindi, per il cliente finale. Possono essere piccole, grandi o medie a seconda della necessità. In aggiunta alla creazione della centrale elettrica dedicata per il cliente, noi forniamo anche le flotte. Quindi la possibilità per il cliente finale, che sia un operatore di bus, di camion, di auto o anche di navi, di sostituire la vecchia flotta inquinante con una flotta completamente nuova di veicoli elettrici. Il tutto viene finanziato dai nostri partner finanziari, quindi offriamo il classico project financing, che vuol dire che i capex dell'operazione li sopportiamo noi come consorzio, quindi creando un SPV, quindi una NewCo, che ha in carico la realizzazione del project financing. Il cliente finale non avrà capex ma avrà degli opex, cioè tutto viene ribaltato su un costo per mezzo per chilometro. Dunque noi abbiamo un brevetto che è quello di proprietà del gruppo, creato dal nostro chairman. È un brevetto che nasce come brevetto americano perché il nostro mercato di riferimento per quanto riguarda la mobilità elettrica, e anche perché i brevetti americani sono quelli che vengono mondialmente più protetti, più tutelati. È stato poi esteso a livello globale e il brevetto prevede la creazione di energia elettrica in modalità corrente continua, che è quella che serve per alimentare le batterie, da 4 vettori energetici di partenza. Il principale per noi è l'idrogeno. In alternativa possiamo usare il biogas, il gas naturale o l'LNG. Questi vettori energetici entrano all'interno di una fuel cell, quindi una pila combustibile, e attraverso un processo elettrochimico vengono trasformati in corrente continua. Per noi è importante avere corrente continua prodotta perché è quella che entra direttamente nelle batterie. Quindi rispetto alla rete, noi all'energia trasportata e distribuita dalla rete abbiamo dei grandi vantaggi. Uno, non abbiamo i costi quindi l'inefficienza energetica della trasmissione dell'energia, perché la produciamo sul posto, e non abbiamo neanche l'inefficienza delle perdite energetiche della trasformazione dell'energia, che vuol dire il passaggio da corrente alternata a corrente continua. Noi produciamo direttamente corrente continua. Il nostro brevetto, quindi la nostra soluzione, con tutte le 3 applicazioni che abbiamo, quella stazionaria, quindi le grandi potenze, 10, 20, 50 megawatt, quella più piccola, la mobile, quindi ha la flessibilità della trasportabilità, quindi da 120 kW a 2 megawatt, oppure quella galleggiante, il floating dock, che ha tutte le applicazioni marittime, permettono di risolvere il problema, il bottleneck, il collo di bottiglia dei picco di saturazione della rete elettrica. Quindi noi riusciamo a dare la capacità, quindi il picco di potenza di cui ha bisogno il cliente finale. La rete cosa fa? Dice: io mi fermo, ti do quello che posso, mi fermo un tot, ma più oltre non posso. Noi con il processo di reverse engineering diciamo quanto ti serve e ti creiamo la centrale elettrica dedicata con quel fabbisogno, e lì risolviamo la parte tecnica della rete. Il business model invece viene a vantaggio e in soccorso di quelle aziende che non hanno la possibilità di finanziare una transizione verso il trasporto, il net carbon zero, perché a livello di budget non possono permetterselo. A quel punto noi finanziamo tutto noi, quindi come dicevo prima, il cliente non ha capex, ma tutto il project viene spalmato sugli opex. Quindi io non devo far fronte con delle immobilizzazioni finanziarie importanti dal giorno 1, ma mi spalmo chilometro dopo chilometro, giorno dopo giorno, anno dopo anno, per 20 anni,
mi copro tutto l'investimento, che alla fine divento io, cliente finale, proprietario sia dell'infrastruttura che del mezzo. Per noi la sostenibilità ambientale è ovviamente l'obiettivo numero uno e siamo tutti impegnati nel raggiungerlo. Con l'aiuto di aziende partner o con aziende con cui collaboriamo cerchiamo di chiudere veramente un circolo virtuoso, quello della circolarità dell'economia. Con molte aziende, ci sono alcune aziende ad esempio che partendo dal rifiuto solido urbano mi producono degli output che con alcune lavorazioni mi diventa poi idrogeno che noi andiamo a utilizzare all'interno dei nostri sistemi. Quindi partendo da un sacchetto di rifiuti posso andare a alimentare attraverso queste partnership una flotta di autobus, una flotta di navi, una flotta di camion e avere come scarto finale solo dell'acqua. Il messaggio è estremamente positivo perché, come amo ripetere, siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione, come c'è stata quella industriale, poi successivamente quella tecnologico-digitale, oggi siamo di fronte a una rivoluzione energetica, quindi dico a tutti i giovani e non più giovani di non essere spaventati, ma di vedere con estrema positività e interesse questa nuova era energetica che sta per arrivare, che avrà come elemento fondamentale sicuramente l'idrogeno, che verrà prodotto sempre di più con prezzi sempre in ribasso e quindi sarà veramente una grossa spinta per il futuro. Quindi approcciatelo con entusiasmo e con passione e con molto interesse.